Ciao e benvenuto sul canale Non Mi Dire. Se sei qui perché probabilmente vuoi creare o ottimizzare il tuo account Gmail. Oggi ti guiderò passo dopo passo anche se non hai mai usato un'email prima. Preparati a configurare la tua casella di posta come un vero professionista. Per poter creare un account Google devi accedere alla pagina principale di Google, quindi basta andare su www.google.it e vedrai questo tipo di schermata, in questo caso è di colore nero. Nel mio caso praticamente in basso a destra già mi viene riportato se voglio accedere o meno a Google. Puoi o accedere sfruttando questo menu se ti esce, oppure andare qui, cliccare e si aprirà questa sezione, ok? Che ti permette di poter inserire i tuoi dati. Noi partiamo dal presupposto che non abbiamo un account Google, quindi semplicemente andiamo sulla voce crea un account. Clicchiamo su crea account e posso creare un account per uso personale, per mio figlio, per lavoro o per la mia attività. Bada bene che per uso personale sono quelli là che di solito vengono utilizzati, che sono quelli là più comuni. Per mio figlio sono quegli account dedicati ai minori. Per lavoro o per la mia attività sono solitamente account legati al workspace di Google e quindi ad una sorta di abbonamento da dover pagare per avere ovviamente dei servizi più professionali. Clicchiamo per uso personale. In questa pagina dovrai inserire il nome ed eventualmente il cognome. Allora, bada bene che questi dati ti servono per poter essere riconosciuto o accedere agli altri servizi di Google. Possono essere anche i dati che serviranno a Google per poterti suggerire un indirizzo email da dover generare. Io adesso provo a mettere questi dati e vediamo quello che accade. Qui andrai a inserire la data di nascita che è il riferimento a chi crea l'account, quindi in questo caso la tua, e il genere. Questi dati ti servono perché alcuni servizi di Google hanno un limite di età. Quindi se tu vai a inserire un anno, diciamo così, troppo giovane, può darsi che non potrai avere accesso a alcuni servizi di Google, perché non ci dimentichiamo che l'account di Google ti permette di accedere a tutti i servizi dell'universo Google e non solo a Gmail. Ok? Io adesso metterò una data di nascita fittizia che poi mi andrò a segnare in modo tale che potrebbe essere sempre utile ricordarselo. Facciamo così. Una rinascita fittizia. Ecco qui. Allora, in questa sezione tu potrai scegliere di creare un indirizzo Gmail oppure utilizzare un tuo indirizzo email. In questo caso dell'utilizzo dell'indirizzo email dovrai inserire un indirizzo email di qualsiasi altro tipo di provider. Il provider che cos'è? È praticamente chi ti fornisce un indirizzo email. Potrebbe essere, per farti capire, Outlook, Hotmail, però noi in questo caso stiamo vedendo come si crea un indirizzo Gmail. Quindi seleziona indirizzo Gmail. Ecco qui, in questa sezione lui ti suggerisce dei nick, degli indirizzi, ok? Che ha preso in base al nome e cognome che gli ho fornito prima. Quindi potrai selezionare uno dei due, in questo caso lui mi ha fatto backup, non mi dire backup, oppure
crea il tuo indirizzo Gmail. Una cosa molto importante ti voglio far vedere, che nel momento in cui io scrivo una cosa del genere, questo risulterà praticamente nullo. Adesso ti faccio vedere. Ecco qui, mi dice questo nome utente è già in uso, provare un altro. Perché? Perché l'indirizzo email non mi dire @gmail.com già esiste. Il punto non fa nessuna differenza, quindi nel momento in cui tu andrai a registrare un'email con il punto, la potrai anche utilizzare senza, l'indirizzo rimarrà bloccato. Ok? Questo è fondamentale perché può creare confusione. Allora, io seleziono questa qui, mi sembra non mi dire backup, abbastanza semplice da ricordare. Andiamo avanti. Ora, qui devi inserire la password. La prima cosa che ti dico è segnatela la prima volta specialmente, perché altrimenti tenderai una distrazione, potrai dimenticarla, e in modo tale che non corri il rischio poi di iniziare già con un recupero password. Ok, io adesso l'ho scritta e ho usato lettera maiuscola, il numero e un simbolo. Ok, andiamo avanti, vediamo se va bene. Perfetto. Qui praticamente in questa sezione dovresti, o quantomeno ti conviene, inserire un indirizzo email di recupero. Questo che significa? Significa è quell'indirizzo email dove, nel caso in cui Google vorrebbe chiedere una seconda autenticazione, se tu vai ad attivare la seconda autenticazione, oppure vorrebbe chiedere se tu sei veramente colui che gestisce questo indirizzo email, manderà un messaggio a quell'email. Mi raccomando, questa email deve essere un'email funzionante, un'email che tu hai facilmente accesso, ok? Non inserire email che praticamente non usi da tanto tempo, o quantomeno non sei sicuro se hai accesso o meno a quell'email. Allora io qua indirizzo metto questo qui. Andiamo avanti. Questo qui è un'altra sezione che è facoltativa, infatti qui viene detto salta, ma io ti consiglio caldamente di inserire un numero di telefono valido. Questo perché? Perché può capitare che in un attimo di distrazione tu dimentichi l'accesso, e avere solo l'indirizzo email, come abbiamo visto prima, come metodo di recupero, o alcune volte può non bastare per Google per identificare che la persona è realmente quella. Quindi io ti dico, inseriscilo un numero di telefono. Alla fine non ti verranno mandati messaggi di spam, non riceverai nulla, quindi Google lo custodisce e tu stai più tranquillo nel momento in cui hai, diciamo, la possibilità di poter perdere l'account. In questo modo lo recuperi più facilmente. Allora, io inserisco un attimo di defiance che avevo dimenticato il mio numero di telefono. Andiamo avanti. Ecco qui. Allora, qui fa un recap, praticamente un controllo di tutto quello che ha creato, tutto quello che gli ho detto di creare. Mi dice che mi chiamo, non mi dire backup, l'indirizzo email è non mi dire backup@gmail.com, e questo è il numero di telefono per il recupero. Andiamo avanti. Allora, qui praticamente per poter diciamo così proseguire con la creazione quindi dei servizi di Google, hai due possibilità.
ho la possibilità di poter scegliere in 4 passaggi e quindi andare a identificare quello che vuoi configurare e quello che non ti interessa, oppure in un solo passaggio farà tutto lui in automatico. Ora, giusto per farti vedere cosa accadrà nel momento in cui tu scegli un solo passaggio, lo facciamo quello lì da 4, così vedrai tutto quello che Google ti potrebbe diciamo chiedere, o quantomeno saprai rispondere a quello che ti verrà chiesto. Allora, qui parla di se scegliere se salvare o meno le attività web e le app. Praticamente cosa significa? Le attività web sono tutte quelle possibilità che vengono date dai servizi di Google e non solo, che vengono memorizzati sul profilo di Google, in questo caso profilo account. E attenzione, diciamo che converrebbe che i tuoi dati siano custoditi fin quando tu non li vai ad eliminare. Converrebbe. Questo perché? Perché in questo modo i tuoi dati potranno essere utilizzati da Google per consigliarti sempre la ricerca migliore, l'attività migliore, perché in cui impara tra virgolette, diciamo, i tuoi gusti. Però ognuno è libero di poter fare la scelta che vuole, e quindi diciamo che potresti anche scegliere una cronologia di 18 mesi oppure non salvare per nulla, quindi avere questo account leggermente, queste attività web leggermente più anonime. Allora, io scelgo la prima, andiamo avanti. In questo caso esce la sezione di YouTube, la logica è sempre la stessa. Se dovessi eliminare i dati di YouTube, quindi oppure non salvare la cronologia di YouTube, nel mio feed di YouTube potrebbero uscire dei video a caso che io non mi interessano per nulla, mentre se li conservo i video potrebbero uscire più pertinenti a quelli visti da me ultimamente. Ok? Prendo la prima. Ok, questa è la parte degli annunci pubblicitari, si intende, e quindi annunci personalizzati, lui conserva i dati e li legge. Annunci generici, mette annunci a caso perché non può leggere i tuoi dati. Qui ci metto personalizzati. Sì, di solito non è una scelta che faccio sempre, però ma questa volta ok. Qui praticamente c'è un piccolo promemoria sulla privacy. Eccolo qui, praticamente non l'ho cliccato, giusto per farti vedere quello che accade. Quindi praticamente questo qua serve che di tanto in tanto ti arriva un'email e ti dice: guarda, abbiamo fatto questa variazione di privacy, oppure hai questa possibilità di privacy, tutte queste cose così. Diciamo, adesso lo mettiamo così, giusto per rendere, diciamo, la cosa più pratica. Andiamo in conferma. Ancora c'è tutta la parte della privacy. Questa qui è legata ai termini di servizi di Google e ai termini di servizi di YouTube. E attenzione che diciamo per la privacy vi devi pensare come se fossero due aziende distinte e separate, anche se fanno capo alla stessa realtà. Accetta quest'ultimo passaggio ed eccoci qua. Il tuo account Google in versione Gmail è pronto. Qui ti compare Gmail, questo è l'immaginina che ti ha assegnato, ok? Ecco qui. Ecco che si apre Gmail. Allora, qui puoi scegliere se prendere diciamo, la possibilità di poter far gestire le email, le conversazioni
a Gmail, quindi in maniera smart deciderà lui secondo la tua risposta, secondo le tue tempistiche, secondo quello che gli farai comprendere che per te è più importante, ti mostrerà le mail e ti darà delle priorità. In questo caso non se ne occuperà. Sappi che tutte queste indicazioni che abbiamo fatto finora praticamente le puoi modificare tranquillamente quando, dove e come vuoi. Qui è la stessa cosa, quella di prima, solo che qui è inteso sul workspace, quindi praticamente parliamo di calendar, ricerca personalizzata, di Gemini e quant'altro. Vediamo se stacchiamo pure questo. E qui ancora puoi scegliere se tutte le altre funzioni di Google, dei servizi di Google, possono essere attivi o meno. Lo stacchiamo anche qua. Eccolo qui. Adesso riparte. Ed ecco qua. L'account nuovo fiammante. Allora, rieccomi qui con il nuovo account aperto. Come puoi vedere adesso è in italiano. Io l'ho creato praticamente in modalità anonima dal browser e quindi mi è stato riconosciuto in inglese. Però adesso, se per caso a te dovesse accadere la stessa cosa, ti faccio vedere dove puoi impostare la lingua del tuo account Gmail. Quindi rotellina qui delle impostazioni, visualizza tutte le impostazioni. Nella prima voce generali, lingua di visualizzazione di Gmail. Qui vai a cambiare tutto quello che riguarda la lingua all'interno delle impostazioni di Gmail e non solo, anche di questa parte qui. Ritorniamo un attimo indietro. Come puoi vedere ci sono le linguette. Queste qui sono una struttura dinamica per la ricezione delle email, cioè praticamente in maniera intelligente Gmail ti assegna, quando ricevi un'email, se questa email deve andare nella cartella principale, nelle promozioni. Come puoi vedere ti spiega anche cosa va a finire all'interno dell'email, oppure nei social, quindi tutto quello che riguarda la parte dei social. Ovviamente può commettere degli errori. A te, se la cosa non interessa o ha commesso l'errore, puoi tranquillamente tenere premuto sull'email, tipo se arriva sul principale e tu la vuoi in promozione, la lasci qui e lui imparerà che quell'email debba andare in quella sezione di Gmail. Allora, adesso vediamo. Ci sarebbero un'infinità di cose da poter dire, da poter settare all'interno di Gmail. Se la cosa ti interessa, lascia pure un commento. Se sei arrivato fino a qui, non ti dimenticare di iscriverti e di lasciare un like al video, in modo tale che io riesco a capire se questo video ti è piaciuto o meno, e così da poterne fare altri. Allora, parlavamo della firma. La firma che cos'è? È un testo che ti va a comparire sotto alla tua scrittura del corpo dell'email. Di solito vengono messi i dati di riferimento, viene messo non lo so, i dati personali, un numero di telefono, anche dei semplici saluti. La si può impostare aprendo un'email nuova, e quindi su questa matita andiamo qui e andiamo in gestisci le firme, e quindi si aprirà la finestra delle impostazioni, oppure andando direttamente in impostazioni come abbiamo fatto prima, scorrendo verso il basso c'è la voce, eccola qui, firma, ok, aggiunta in calce a tutti i messaggi in uscita. In questo caso non è settata nessuna firma,
adesso ti faccio vedere, crea nuova, gli metti il nome della firma come la vuoi identificare. Io ho messo 1. Qui adesso puoi scrivere tutto quello che ti pare, puoi cambiare il carattere, la grandezza, lo puoi fare in grassetto, corsivo, sottolineato, i colori, puoi mettere un link, il tipo di allineamento, un elenco numerato, tutte le opzioni che ti vengono date per poter scrivere un'email, anche un'immagine. Se pensi, questo diciamo te lo dico anche per esperienza, se pensi di voler inserire un'immagine, sappi che alcune volte l'immagine può non venire visualizzata. Questo poi dipende da chi riceve. Magari ha delle restrizioni, magari è un dispositivo che non ce la fa caricare l'immagine, magari la sua rete, diciamo internet, non permette di poter caricare le immagini perché si trova in una zona dove prende poco. Quindi le immagini te le sconsiglio di dover utilizzare per poterle mettere in firma. Allora, mettiamo diciamo così. Iscriviti al mio canale YouTube. Non mi soffermerò sul tipo di scrittura, nel senso non ti farò vedere come si mettono i link, grassetto, che magari possiamo fare un video a parte per questo, però per farti capire, qui puoi andare, gli puoi dire come impostare la firma numero 1. Quindi magari gli dici che per le nuove email deve andare la firma numero 1, risposta inoltre puoi scegliere anche di non inserire nessuna firma, oppure ne crei una nuova. Io gli metto il 2. Vedi, la 1 rimane in memoria, iscriviti al mio canale YouTube. 2, lascia un like al video, ok? Quindi ne ho create 2 e gli dico, per le nuove email mettiamo 1, che sarebbe iscriviti al mio canale YouTube. Quando rispondi mettiamo 2, ok? E adesso vado a salvare e sta qui. Clicco qui ed è salvato. Quando praticamente ci scrivo, eccolo qua, una nuova email, iscriviti al mio canale YouTube, ok? Ipotizziamo che vogliamo rispondere a queste email, sappi che non è possibile farlo, cioè non arriverà nessuna email a Google, però per farti vedere io faccio rispondi e uscirà, eccola qua, la firma, lascia un like al video. Ovviamente va in basso perché la risposta viene prima, è come se fosse una menzione, quindi viene prima l'email a cui vuoi rispondere e poi la tua firma in basso. Questi tipi di firme sono tranquillamente modificabili, quindi vedi, puoi cancellarla tranquillamente oppure scrivere altro. È solo un aiuto per poter migliorare, diciamo più che altro per poter andare più veloci quando vai a scrivere, ti trovi a scrivere più di un'email. E poi è un'idea simpatica, ti puoi inventare qualsiasi tipo di firma. Ci sono molti, ad esempio, che lasciano il numero di telefono, lasciano gli indirizzi a cui è possibile contattarlo magari sui social. Siamo giunti al termine. Spero che questo video ti sia piaciuto, ti sia stato utile per poter iniziare a utilizzare Gmail. Hai visto come ci si può iscrivere, quali sono i passaggi da fare. Non dimenticare assolutamente di dover inserire l'email di recupero e il numero di cellulare di recupero. Questo non dimenticarlo mai, perché è facile che tu possa confondere la password che vai a scegliere al momento in cui dell'iscrizione, quindi non dimenticarlo mai, mi raccomando. Se ti è piaciuto questo video lascia un like,
Se pensi che c'è qualcosa da migliorare, scrivilo nei commenti. Se vuoi sapere qualsiasi altra cosa per quanto riguarda gli strumenti di Google, fai sempre riferimento ai commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!